Un saluto amici da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Benvenuti e bentornati con la nostra protagonista Wakame Saiyan. Eccoci qua in un'altra avventura con Final Fantasy XIV patch 3.4. Eccoci qua. Allora, abbiamo tante cose da fare. Prima di tutto la trama. Questa sapete che ci serve. Seconda cosa, The Heart of the Creator, che sarebbe l'ultima sfida di Alexander. No, la penultima. Poi l'ultima è la Soul of the Creator. Quindi le facciamo partire e nel frattempo andiamo avanti con la trama. Ora basta questo balletto. Ok, dobbiamo mandarla alla Foundation e riprendiamo. E poi facciamo The Rising. The Rising, ragazzi, è un evento che scade l'11 settembre, quindi dobbiamo sbrigarci, farlo subito. Benvenuti a Leonardo, sei il primo a scrivere oggi qui in chat, sono felicissimo di vederti, e dunque andiamo. Intanto faccio continuare un attimo la trama, dobbiamo raggiungere questo... Oh, è già partito ragazzi, neanche il tempo di organizzarmi, salutare tutti bene, che è già partito, fa impressione sta cosa, ragazzi, impressione. Siamo già ai ferri corti, no, siamo già... Boia. Via. Tunz. Si sente che Alexander, queste musiche, si sente, ragazzi, io boia se si sente. Mannaggia, questa sarà bella, eh. È il penultimo del raid di Alexander. Clear the supply power line. Bene, no, in realtà sì, diciamo che ieri mi sono divertito tanto, grazie a un bel gioco, come hai visto, che era Astrobot. E lunedì invece avevo finito finalmente Resident Evil 2 con il miglior punteggio possibile. Cioè, ho sbloccato tutto, è diventato leggendario il salvataggio, me lo terrò e ci farò tante belle cose, e penso che lo porterò ancora Resident Evil 2 per gli altra versione, per la Arrange Mod, che secondo me cambierà tutte le carte in tavola. Sono affascinato dalla possibilità offerta da quella patch, da quella mod. Poi è anche bello da fare per i costumi, oltretutto. Interessanti sti nemici. Per fortuna posso spammare la stessa mossa ad eternum. Ho sentito che Arbani è morto a 91 anni. Sì, ho sentito sta cosa. Ecco che arriva il nemico. Salto perché altrimenti questi partono senza di me, ovviamente. Ecco qua, stanno già combattendo. Questa qui è la prima grande sfida, in realtà non è un Alexander questo, è un Cruise Chaser, vabbè. Sentite che belle le musiche però. Poi devo sempre aggiornare il programma. Ah, Leonardo, te l'ho detto che sei sempre il primo nella classifica generale. Se riuscissi a venire su Telegram sarebbe bello. Vabbè, però aveva la sua età anche lui, dai. Abbiamo perso persone che avevano più di 90 anni, Ok, non sembrerebbe così terribile la situazione con questi nemici, ce la stiamo gestendo abbastanza bene. Comunque che bello sentirti. Ciao anche ad Ice, penso che ti avevo già salutato, ma comunque mitico Ice, grazie mille per essere qua. E oggi sì, è vero, beh, uno dei più grandi nomi. Adesso non ti so dire se l'hai inventata o cosa, ma sicuramente uno dei più grandi nomi. Io roba Armani non ne ho mai presa perché non sono modaiolo, sono sportivo, io più da marchi sportivi, lo puoi immaginare. Sai il mio amore per i marchi sportivi, lo sai benissimo. Che succede?
che bello, siamo andati... Ma che bello, ma che bello. No, che figata è. Wow. Cool. Pretty cool. Spamma... Oh, fatto. Perfetto, perfetto, ragazzi. E qualcuno è morto, vuol dire che se sbagliavo qualcosa si notava. Cruise Chaser, ragazzi. Ma che bella la musica, tra l'altro. Qua ogni volta che andiamo ad Alexander ci servono con delle musiche incredibili. Un po' tamarre queste, però ci stanno. Non sono un fan della musica tamarra, ma... Divertentissima sta battaglia, divertentissima. Ora si è potenziato. Ah, c'è il plasma shield, mi sembra bisogna esplodere lo scudo. Te lo sta proteggendo. Vabbè, questo è facile, dai. Te lo abbattiamo sto scudo. Ciao Simo, bentornato. Welcome back. Ah no, come sono morto io? Non sono morto solo io. Che strage, siamo morti in 3. Vabbè, non so perché. Gli abbiamo distrutto lo scudo. Ho ancora 3 secondi di invincibilità. 2, 1 e mo si fa sul serio. Devo venire qui dietro? O no? Sì, ce l'ha con me. Ma non statemi vicino. Ho voglia. E che cacchio è? Di nuovo! Che cavolo! Ok che è nuovo per me. No, che faccio? Aspettare che mi ricuprano. Grazie Leonardo, devo andare a vedere com'è andata la volta scorsa. Non ho ancora visto i risultati. Giusto, dobbiamo vedere com'è andata la lotteria del gioco. Ma mi sembra che forse ho già guardato e abbiamo perso. Mamma mia, ragazzi. Sto boss è una roba bestiale. Porco cane, siamo morto ancora. Vabbè, lo vincono loro, dai. No, sono tutti morti, tranne uno. Ci salverà lui. Cavolo, siamo l'1%, Se lo sapevo gli usavo addosso la mossa finale, ma eravamo senza curatore. No, attenzione, abbiamo anche un DPS, ce la facciamo, visto? Ed è così che vinciamo contro la penultima sfida. Come stai? Comunque stai? Che bello vederti, Simo. Ma ho avuto qualche problema di stomaco in questi giorni, guarda. C'è un motivo valido, Come vedi, bevo solo acqua. E incredibilmente lo scompenso del passare dal tè all'acqua ha causato... No, mi hanno scaricato addosso ste bidonate, il Tarnished Lens. A voglia. Me l'hanno scaricata addosso. Sì, sono stato male martedì e poi ieri all'ora di cena. Bene, quindi andiamo a sbloccare l'ultimo passaggio, dai. Un'altra creazione Illuminati mandata in metallo. Ok. Grazie Leonardo, sei gentilissimo come sempre. È un bellissimo messaggio. Ecco qua. Allora. Peccato che non sono doppiate ste scene dei raid. Peccato perché veramente sarebbe perfetto se lo facessero. Allora, intanto volevo avvisare anche su Discord Poi se tu Simo volessi venire su Discord, nel caso mi collego anch'io, nel caso non sono ancora collegato. Ho delle notifiche, ma ok. Perfetto. Seed. Va bene, comincio ad aprirlo così quando sento la tua voce. Perfetto, ricordo che è libera il mio Discord è completamente libero per chi vuole entrare, se sono persone fidate, come Simo, come gli altri. Lio, come Tino, Alex. Bene, stiamo preparando l'ultimo raid di Alexander. Il colpo di scena del gatto nero dalla loro parte.
Questo qui è il cattivo, vabbè, un cattivo un po' così. Tanto il loro sogno è di creare Alexander, la versione più potente e suprema, il Primal Supremo. Sì, vorrei portare Leonardo, Napoli-Cervia. Va bene, lo posto domani a ora di pranzo, va bene. 13:30. 13:30, posto Napoli-Cervia. Non sai com'è finita, però potrebbe finire 2-0. Oh, guarda il gatto che si ribella. Io adoro quel gatto. Wow. Beh, bravo gatto. Facci sognare. Hai fatto benissimo, Leonardo. Perché io ce l'ho da una vita sta partita, che poi devo registrare le carriere, come tu sai. Devo riprendere le carriere. Ma vabbè, sono stati giorni un po' strani. Il gatto fa miau miau. Mao. Ci ha portato il libro. Siamo stati salvati da un gatto, eh? Il libro di Bactrix. C'è scritto dove lascia Bactrix quando Shanoa manda i Watcher Book Spin. Vabbè, è un complicato, ragazzi. Ma è complicato da tradurre. Cosa? Ha scritto? Questo era il tuo giornale? Il libro che lui ha scritto, che lui ha letto tutto il tempo. Ecco come anticipava tutte le nostre mosse. Non è un profeta. È uno con delusioni di grandezza, con un diario del futuro. Sì, perché Alexander ha questo potere di spostare il passato, il presente e il futuro. Lavora col tempo. È fantastico Alexander, come Primal. E tu sei il gatto di Schrödinger, dice. È il gatto che ha viaggiato nel tempo. Lo sapevo, è entrambe le cose. Schrödinger. È sia una cosa che l'altra. Grazie, sempre bello da sentire questo bel sound, sempre bello da sentire. Grazie mille, Leonardo. Che leggenda, che leggenda. Va bene. Cosa mancherà oggi? Cosa mancherà? Ok, sto aspettando, ma veramente tanto di andare avanti con la trama. Tanto che fra una scena e l'altra del raid di Alexander. Perché carne al fuoco. Leonardo, sto mese sto già valutando sto mese. Sono tanto comodo qua, a dirti la verità, però. Sono tanto comodo qua. Ma davvero tanto. Vi dico la verità. Perché ti spiego, Twitch è utile, è una buonissima piattaforma, assolutamente, come sai, è una buonissima piattaforma Twitch, però sono comodo su YouTube, ho una bella community e soprattutto c'è una grande differenza, che là gran parte della community è fatta da altri streamer. Qua invece sono persone che hanno la passione e la volontà di seguire una persona, uno youtuber. Cambia tanto, credetemi, cambia tantissimo. Là ogni volta vado in diretta e porto questo. Sono quei messaggi che non amo, perché io non vado dagli altri a dire sai, ora faccio la mia diretta, ciao ciao, non mi piace per niente. Il libro del futuro se n'è andato. Sono arrabbiati questi, sono tutti metallici. Diciamo che sto andando molto leggero, perché ho detto che ho problemi di stomaco questi giorni, infatti sono stato male ieri sera fino alla notte sono stato male, e non è che ho mangiato roba pesante, probabilmente è stata la frutta a farmi infiammare, perché ho mangiato un po' di frutta e paf, sono stato subito male. Perciò stasera sto più prudente, guarda, per un paio di giorni vado tranquillo. Che succede qua? Cosa succede qui? Beh.
la musica. E tu Leonardo invece, se posso ribatterti la domanda? Un po' di pasta mi è bastata, dai. Si vede che sono anche più in forma rispetto, cioè un po' più sciupato rispetto a prima. Che per me non è una cosa così negativa. Mamma mia, queste musiche Toons sono incredibili. Sono incredibili. Ciao, vediamo una cosa interessante. Top, Leonardo, ciao Simo. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere a Leonardo se vuoi provare punto esclamativo onore per vedere quale personaggio sei nei videogiochi. Questa è la cosa bella di ricreare personaggi e renderli parte di una classifica dove non c'è un vincitore. Quella è la cosa bella. Il punti onore si va solo in su, non ci sono mai personaggi offensivi, anzi. Allora, stavo valutando, poi magari uno non ti piace perché magari ti sta antipatico quel gioco, ne so, uno non sopporta COD, si trova il capitano Price, dice ma a me non piace, vabbè, comprensibile, sono gusti, ma un personaggio come capitano Price a me piace, poi, anche perché lo conosco dai tempi della Xbox 360. Esponente dell'entropy, ok, ho finito la missione. Che succede? Dicevo, la porta si è aperta da sola, vuol dire che c'è un gatto, come sempre. Tu Simo hai animali in casa? Ho un cagnolino e 2 pappagallini. Che tipo di cagnolino è? Cioè... Volpino di Pomerania. Sono bellissimi i volpini di Pomerania, sono veramente belli. Devono anche essere molto intelligenti, penso. Intelligenti e figli di inrocchia a momenti. I piccolini sono così, i cagnolini piccoli sono tanto possessivi, se vogliamo. Allora, Leonardo mi dà la sua combo ideale: pollo, patate, le mie preferite. Diciamo chicken and chips, chicken and chips. Invece di essere fish and chips, lui è amante del chicken and chips. Ok, Leonardo, combo buono. Sì, ma si abbinano come sapore, assolutamente. Stiamo preparando all'ultimo grande raid che concluderà questa battaglia con Alexander. Sono 12 raid di fila, forse no, ci siamo prese con calma. Tu sei Hank di Resident Evil, che non so se conosci, l'ho sbloccato e l'ho portato lunedì e ho perso miseramente perché è una gameplay brutale quello di Hank, è veramente brutale. Cioè, non c'è modo... È subito che mi sto chiamando, scusa, però sì, poi ti rispondo. Vediamo appunto il vero Alexander. Che in Final Fantasy IX era una città intera, Alexandria, cioè incredibile. Freeze time field is deactivated, no matter. Sì, Leonardo, sì, hai ragione. Io in realtà, anche se non era gasato, il tè freddo non aveva creato qualche piccolo problema, perché ne bevevo troppo, come sapete. Tutti i giorni, a ora della live, dovevo alternarlo di più con l'acqua, ma adesso mi sto abituando a bere acqua. Per un mese bevo solo acqua, tranne sabato sera, con la pizza, secondo me pizza senza Coca-Cola non si può fare, cioè pizza e Coca-Cola è come la combo suprema, pizza, Coca-Cola, però per il resto non berrò altre bevande gasate per tutto il mese. Mice? Che c'è, vuoi venire sulle gambe? Sai di sì. Boh tu, ho letto, ciao Piero, benvenuto. Comunque dovrebbe essere quello della modalità mercenari, perdonami, sì, 2 volte l'interruzione, perdono. Penso che ci sia anche i mercenari, però sì, lui era un personaggio che in Resident Evil 2 ha un suo percorso incredibile. Come stai Piero? Che bello vederti. Parlavamo di Resident Evil 2 e del mitico Hank, che io l'ho portato in live e mi hanno distrutto, mannaggia, a pochi proiettili Hank, a pochi proiettili, mi ha messo veramente male. Infatti mi hanno distrutto subito.
Ecco, quello, se ci fosse un modo per giocare anche con i progetti infiniti lo avrei fatto. Fammi vedere, posso entrare Soul of the Creator. Ancora una volta. Mod? No, che mod? Si chiamano cheat, credo, queste cose, ma anche se poi per carità io non li uso mai, però per una cosa del genere, per vedere come va a finire, perché una volta l'ho finito con un mio amico, l'ho finito, in realtà l'ha finito lui e io non gli credevo, perché dicevo, ma dai, è impossibile che l'hai finito. No, io ero a casa della mia nonna che avevo appena finito di pranzare, lui mi telefona a casa di mia nonna e dice, ma sai, ho finito con Hank. Ma cavolo, lo finisci quando non ci sono io, non è giusta sta cosa. Ma l'ho finito. Io mangiavo e lui finiva il gioco. Non lo so, Pier, devi dirmi la testa cosa, io penso di no. Ma io non so come nasce il botulino, onestamente, non so come nasce, cioè non so come si forma, purtroppo queste composizioni chimiche non sono il mio forte, non posso proprio commentare l'argomento, perché è meglio che non metto bocca su un argomento così delicato. Diciamo che mi servirebbe un chimico che mi spiega esattamente come funziona, ma ovviamente non lo so. Però sì. Eccoci. Perfetto. Allora, Waka Messiah, mentre stiamo mandando avanti la trama, finalmente noi saltiamo sul tavolo delle riunioni. Sulla PS2 spero che funzioni. Non lo so. Comunque già devi fare l'intero gioco senza trucchi, a un buon rango per sbloccarlo, Già devi fartelo pulito per sbloccare anche. Poi, non lo so. Io ho fatto tutti i ranghi A, quindi sono contento, il massimo rango. Poi nei giochi dopo l'hanno chiamato rango S. È arrivata la gatta. Abbiamo una scena. Finalmente si è risvegliata Lisae. Era stata ferita. Selfatol. Sembra il nome di un farmaco. Selfatol. Invece è un dungeon. Simone, ma hai giocato giochi che hanno dei dungeon da esplorare, roba? Beh, immagino Like a Dragon ce li avrà. Solo Like a Dragon al momento. E ti sono piaciuti? Come sono fatti? Io avevo provato qualcosa proprio la parte iniziale, le prime 5-6 ore di Like a Dragon, e mi erano piaciuti. Diciamo che era molto più standard, nel senso rispetto a un dungeon dove c'hai le trappole, cose varie. Magari ci sono anche lì, però, visto che è ispirato a Dragon Quest. Me lo dice? Allora, mi è divertito, però allo stesso tempo alcune mi facevano penare per quanto erano fastidiose. Posso immaginare. Credo sia un gioco a difficoltà unica, Like a Dragon, quindi è necessario il get good lì. O diventi bravo. Però, da quanto ho capito, perdona molto. Cioè, quanto ho sentito dire da altri che l'hanno finito, è un gioco che perdona gli errori. Non è così terribile rispetto ad altri Yakuza che invece ti mandano KO subito se sbagli qualcosa. Certi boss sono imbattibili in certi Yakuza. No, vabbè, tanto poi alcuni riesci a sbaragliarli subito quando impari la procedura. Sì, capisci il loro stile, capisci il loro punto debole. Comunque i due fratelli si sono riuniti e si può continuare l'avventura. Ma ci stiamo preparando a uno scontro tremendo, perché i personaggi che vediamo, che stanno comparendo, sono quelli del primo trailer del gioco, che sarebbero i protagonisti originali del 14. Non sono proprio loro tecnicamente, li hanno rigenerati in un altro ruolo. Sono passati da semplici prestavolto a personaggi con delle identità. È una cosa bellissima. Ciao Miche. 彼らにとっては人への恐怖を煽る事実に過ぎない。みんな自分たちを守るために必死になってるの。Il potere viene risposto con un potere più grande, la morte con altra morte. Un ciclo vizioso di paura e odio. Questo che è diventato papa ormai
Ma no, gli hot dog costano parecchio, ma dipende dove vai, fateli fare, no? 万心召喚を促す一方で Figurati, Yamina qualche Sensi rosticceria... Mitsubishi in America, Mitsubishi perché qualche rosticceria dalle 力 nostre への parti, 渇望が連 figurati. 鎖していずれ既存の Se la 神 cavi で a も太刀打ちできないと prezzo 悟れば新たな神をも呼ぶだろうと足へ Ultimamente Leonardo è entrato in fissa con gli hot dog americani, ma guarda che li fanno anche in Italia, ripeto, le piedinerie sì, costano un po', ma sono buone, fanno una cosa buona. Oppure te li fai a casa e tanti 俺とア saluti. リゼイ様の集めた情報によると万神召 Alla 喚に fine 必要なクリスタル infilare un po' di ア roba シン nel に pane 取 non り è 出さ così れた人間 difficile. の手で Se 召喚者が scaldarlo 提供されてい non る è così terribile. Più che altro la sbatta a farlo. Sì, その経路を暴いて叩けば加速する負の poi 連鎖 dipende se uno ha delle mani che ti spiaccica la roba insieme in maniera impossibile, no. Nel 私が caso ク di リル meglio と che 一 se lo 緒に compra, però se uno ゼ ha ル un ファ po' トルの di 追加 poco 調査に行ってくるわ ce la può fare. 私たちの力で追えば新たな事実も見つかるかもしれない Ah no, è partita proprio adesso l'ultima raid. È veramente l'ultimo, ragazzi. 最近召喚が行われたというグナースの使う Io forse riuscirò a platinare un altro gioco, però che palle che la PlayStation 3 ogni tanto si frizza e devo ricominciare tutto da capo. Cos'è che te la fa frizzare? Urca, siamo alla boss finale. Ah, non lo so. Non Guarda, ti so saluto dire. la Stavo, carta. Minchia, vai. stavo facendo questa missione qua del gioco e si è frizzato a caso. E devo ricominciare tutto da capo. La musica di Eversworld. Quella del trailer, pazzesco. E questo è il vero boss finale del raid. Alexander. Vera forma del... Alexander Prime addirittura. Per un robottone chiamarsi Prime sembra proprio il nome ideale. Ovviamente sarà fortissimo. Immaginatevi, è l'ultima grande prova, l'ultima sfida per chi non si accontenta della semplice trama, vuole andare oltre, vuole affrontare i boss speciali, vuole scoprire di più. Perciò è veramente incredibile. Sto qua. Si mischia la musica del trailer con quelle che vi ha sentito un po' più tamare, ma questa non ha nulla di tamarro, questa proprio è un buon rock, progressive rock. Qui si riconosce il tocco classico di Final Fantasy, questa musica. Final Fantasy è la regina del progressive rock, Uematsu tra l'altro ha avuto la fortuna di lavorare con Bruce Dickinson, il cantante di Iron Maiden, per il progetto di un gioco chiamato Blue Dragon, che è abbastanza famoso. Quello mi pare c'è anche Toriyama con questo nome. C'è anche Toriyama, c'è una collaborazione incredibile, ma sì c'è. E io non sapevo una cosa, che la sigla finale, avevo giocato solo la demo, che la sigla finale è cantata da Bruce Dickinson, cioè veramente quando un fan del metal trova un cantante del metal a cantare per lui, cioè veramente è una combinazione perfetta. E lo sentite, ecco un bel pezzo, vedete, si sente musicalmente una roba di Uematsu, ma il cantato di Dickinson, lui canta a modo suo, per chi conosce Iron Maiden, veramente spettacolare. Ecco che è diventato gigante, classica cosa, prima li sconfiggi e poi diventano giganti. Dove l'ho già vista sta cosa? Power Ranger? Che poi già il nome Alexander Prime, insomma, 4 secondi al giudizio divino. Eccolo, arrivato. Ma Leonardo, vuoi proprio comprarli in America gli hot dog? Non puoi comprarli in Italia, che sono delle rosticcerie che fanno delle cose incredibili. Usa la temporal stasis che ti blocca, ovviamente, visto che lui controlla il tempo. È bello vedere che tutti i personaggi sono fermi e immobili. Ah, devo star qua.
Adesso è passato da un pezzo sinfonico a sembra un brano dei Limp Bizkit non cantati per i dischi. Peccato. Poi non so te Simo che genere ascolti di più, io ascolto un po' di più. Guarda, più che genere ti posso dire che sento di più l'artista. Bello, musica artistica è sempre bello. Cioè io sento un giorno magari Celentano, un giorno Zucchero, un giorno... Zucchero è un grande, Zucchero Rector è uno dei grandi, sottovalutatissimo, gli anni tutto, plagia brani e cose varie, ma secondo me è un grande bluesman. Un giorno Queen. Queen, anch'io, sono cresciuto con i Queen, diciamo. E per rimanere in tema Zucchero, ricordiamoci che poi, se ricordo bene, è stato l'unico artista italiano che è stato, cioè, che è andato al funerale di Freddie Mercury. Zucchero? Sì, Non la sapevo questa cosa, incredibile. se ricordo bene. Non lo sapevo, però interessante, davvero non lo sapevo perché davvero... Oh, ma mi hanno ammazzato, ma come ha fatto a ammazzarmi? Mi sembrava che ero messo bene. Vabbè, forse perché sto vicino al tank, e stare vicino a un tank significa che il nemico ti bombarda. Ricordi di Left 4 Dead e il tank? Quelli non sono i ruoli di Left 4 Dead, quelli sono. Non dimmi che c'è i ruoli tradizionali dei giochi online. Il tank, l'healer. Ah no! Dipende da che gioco. Ah ok. Io ho giocato un po' al 2, quindi non c'è tanto. Ah, è uno dei più belli. È uno dei più belli oltre che dei tramontabili. Secondo me è ancora bello oggi, anche se non gioco più da tempo, ma è uno di quei giochi che non annoiano. Se lo giochi in compagnia è divertente. Il mio problema è che non ero in compagnia, il problema è quello, non avevo gli amici io. Nessuno ti annoi. Cioè, giocavo online con perfetti sconosciuti, il mio problema, mi ha un po' spiazzato. No, boie, no, mi stanno volando da solo. Ma mi ammazzeranno di sicuro. Questa musica sembra veramente Gigi Agostino adesso. Sai, di Biscuit e Gigi Agostino. Comunque, abbiamo vinto. Sins of the Creator. Ogni volta leggo Sins of the Father, penso di mettere il Solid 5. Ogni volta che leggo Sins. Off. Ho vinto Toy Alexander. Yeah! Ho vinto un pupazzetto, Alexander Pupazzetto. Mi ha sconfitto e ora c'ho il suo minion. Importante. Che bella scena, ragazzi. Alexander complete. Oh, queste sono le frasi che piace leggere a me. Quando ti rimbocchi le maniche, anche se io non ho le maniche da mesi, perché sei matto ad avere le maniche in questi casi. A breve toccherà metterci. A breve, ma secondo me a breve sì, anche se adesso da me è tornato mega caldo in sti giorni, cioè oggi più che altro. Durerà 2 settimane, insomma. Almeno 2 settimane. Ci vediamo le ultime scenette di questa battaglia. Mi spiace solo che ho paura che oggi, facendo tutte queste cose qua, si allunga un po' il brodo, non è un brodo ovviamente, della trama. Ciò dovremmo ancora recuperare tempo. Perché questa è considerata una roba non secondaria, diciamo che oltre alla trama principale, che è scorrevolissima, ci sono i vari raid che ti portano a livello tematico. E poi il gioco sempre di più è diventato ambizioso, ha iniziato a inserire elementi dei giochi precedenti della serie, addirittura un'evoluzione, un finale per Final Fantasy XII e Tactics. Hanno voluto veramente esagerare, dire ma andiamo oltre la fine del gioco, facciamo altro. Cioè che per me è veramente... No scusa, ogni tanto faccio commenti a caso è nel gioco là. Che sto facendo.
Ah, ok. E il gioco di Griffin ritorna al multiverso, per dare contesto. Sto facendo l'ultimo livello, mi stavano per ammazzare. Quindi con quel gioco ti spacchi dalle risate. praticamente. Sì. Peccato che proprio uno degli ultimi trofei, a parte vabbè, finire la storia e fare una modalità, cioè la modalità classica sopravvivenza, Aia. che dura 30 round, però sono un po' lentini. Quindi è una cosa che ci dedichi un pomeriggio intero praticamente. Esattamente, tipo ho letto un'ora e mi ho detto... cioè ho detto, Perché "Oh, hanno perché fatto un miseria". trofeo del genere? Perché? Esattamente. Ma meglio questo che i collezionabili che te ne accorgi quando l'hai ormai completato e Collezionabili devi sono un rifare dramma. tutto. Mi sono fatto Mafia 2, la massa difficoltà, mi mancano i collezionabili. Mi mancano i collezionabili. Cioè ti fai Mafia 2 in hard mode, pensi, cavolo, cosa ti manca ancora? I collezionabili, ovvio che mancano tutti quelli. E questo ha sparato al cattivo. Brava. Ci ha salvato lei. Oh ragazza. Stiamo per evitare che esploda il nucleo di Alexander, altrimenti tutto si resettava e era tutto rifatto. Quindi oggi alla fine dedicheremo, mi sa almeno fino alle 18, a concludere la storia di Alexander. C'è questo cristallo base gigantesco. Che boh, ha smesso di avere potenza. Poi finendo Resident Evil 2, ho sempre Resident Evil 3 e PS1 da portare, che quello è un signor gioco veramente. Ma riprenderò un attimo prima, la priorità la lascio a Mass Effect 2, che voglio andare avanti, mi piace troppo quel gioco, tu sai, mi piace troppo Mass Effect 2. Già l'avrei portato oggi se non saltavo la live di martedì. Nel caso domani devo vedere, perché se c'è il buon Andre e il buon Baba che gioco a Astrobot, se non c'è, per qualche ragione che potrebbe non esserci, porto Mass Effect 2. Ci sta davvero tanto. Perché poi ha anche una trama coinvolgente Mass Effect 2, non è che dici solo spara, tutta trama, personaggi, dialoghi, coinvolgimento. C'era un grande terremoto. Mi piace quando i personaggi scrollano le spalle. Vabbè. Poi a quanto pare qua adesso se muori ti ricomincia tutto il segmento del boss. Tutto. Che bello. Infatti mi ha sorpreso l'Astrobot che se superi le fasi di una parte del livello poi ti riparte da una parte seguente, dico, meno male, tranne in quei livelli che devi fare tutto con una sola vita, stile Super Mario Galaxy, che queste cose esistono, vedete. Devo andare? Devo solo scappare, vabbè. Scappare non ci vuole niente. Clicchi un pulsante, sei fuori. Niente, proprio non hanno voluto metterci Cioè, proprio per fortuna c'ho tipo tutti gli upgrade, quindi meno male. in alcuni momenti li posso anche non bestemmiare tanto. Meno male. Non hanno proprio voluto metterci un po' di doppiaggio, ma il suono del gatto che fa miau l'hanno messo. Perché i gatti hanno voce anche quando gli altri stanno zitti, mi sembra giusto. È un sound effect. Il gatto. Ah, è ancora lì. Miau.mp3. Sì. Praticamente. È ancora vivo. Non l'avevamo fatto fuori. No. Ha ricostruito il suo corpo. Dai, veramente. Aspetta, che detto la gatta mi chiama. No, ancora la musica Toons, no, ti prego. Ancora sta musica. E Alexander è tornato a funzionare.
L'abbiamo distrutto, smantellato e questo l'ha ripristinato. O Alexander, signore del metallo, apri le tue ali. Bello che stanno lì a guardare senza far nulla. Potevano dargli una sperla quando volevano. Comunque sento una grave mancanza, Jack, non so se l'hai notato. Lio? Lio che dice posso entrare in Discord? Sì. Voglio bene Lio. Sì. Oggi mi aveva detto che probabilmente era fuori a fare la spesa. Ha detto non so se la faccio giovedì o venerdì. Cioè, comprensibile. L'ha fatta oggi. Io se guarderai il voto ti voglio bene, tranquillo, sono un pirla che sfotte con battute orribili. Non era così orribile, non era così orribile. Alexander. Ancora. Il cattivo che dice io devo essere obbedito, figurati. Va da una creatura semidivina e gli dice che deve obbedire a te. È esploso e morto. Stavolta no. Tutto molto bello. Sto gatto che fa miau, intanto no. Vero protagonista di questo raid. Quello dei pirati l'abbiamo finito. Questo qua lo stiamo finendo oggi. E poi c'è solo trama. Ah no, in realtà non è vero, oggi dobbiamo fare l'evento dei Rising, che ti spiego, il gioco ha gli eventi stagionali, ho fatto l'evento estivo, che poi l'ho registrato perché non facevo in tempo a portarlo, in live, quindi scadeva, e adesso entro l'11 c'è da fare dei Rising, facciamo oggi, ti dà sempre una piccola ricompensa, veramente piccola. Mi spiace che perderò l'evento di Monster Hunter, che c'è su Final Fantasy, perché hanno il requisito stupido, ma veramente stupido, che devi avere il livello 100, e devi essere in pari col gioco. Ed è una stupidaggine assurda, perché un evento del genere dovresti lasciarlo che tutti possono giocarlo, non che lo giochi per un po' e poi sparisci. Cioè lo fai, ma almeno fallo fare a tutti i giocatori, perché devi farlo di livello 500 e non di livello 50, ma fallo almeno di livello 50 se devi metti di uno. Non lo so. Così un sacco di giocatori non ci giocheranno. Mi ha evocato qui il mio My Love, il mio amore. Il fidanzato di lei è sparito, dissolto nel tempo. Vi ringrazio per avermi guidato qui. Addio miei nemici. E lei usa il ciclo del tempo per rivivere quando era insieme a lei, lui, vedi, si sacrifica per viaggiare e tornare col suo amato. Personaggio tragico, avrà ancora un po' di tempo insieme a lui, ma chissà quanto. Classici paradossi spazio-temporali che quando si parla di storie d'amore capitano molto spesso nella narrativa. Miei amici, lasciate questo posto ora. Alexander non vi creerà più problemi. Il paradosso lo distruggerà completamente, si sta per esplodere. Ma il gatto se ne va o rimane lì anche lui? Nel vortice. Vediamo il destino di lei. Ha ritrovato il suo amato. Cos'è questo posto? Ah, una simulazione matematica calcolata e proiettata dal cuore del colosso. È un sogno dentro i sogni di Alexander. Ah, ecco dove sono finiti.
Cioè in pratica sono rimasti da soli loro due finché questo sogno non si conclude. Che triste, che triste. Sicuramente durerà più di un sogno nostro, un sogno di una creatura del genere che ha il potere dello spazio-tempo. Avrebbe potuto portare al mondo ideale, ma non è andata come speravano. Ha calcolato tutte le realtà immaginabili, tutte quelle matematicamente computabili. È arrivato a una sola singola conclusione: cancellarsi per il bene della storia. Sembra giusto. No, bravo T-Rex, buono. C'hai anche un T-Rex, cioè. Che ci fa Peter? Il Bertram mi chiaramente contro il suo T-Rex. La storia nelle mani dell'uomo. È stato il giudizio divino di Alexander. Meno male. Cioè, alla fine si è fatto la parte. Ha detto, vabbè, se la gestiscono gli uomini. Una divinità meno aggressiva di tante altre. Quando ha quel potere di riscrivere la storia. Ho incontrato quella donna, mia amata. Io credo in lei. Sì. Finale tragico. L'unica cosa che mi fa ridere di sto gioco è che è un po' buggato perché i modelli, per qualche strano motivo, a delle volte rimangono incastrati in alcuni punti e devi andare per forza tu a sparargli, se no altrimenti non si muovono. Non sembra una cosa tanto simpatica. No vabbè, ma non quelli che controlli tu, i nemici. E perciò quella modalità che ti dicevo si allungava inutilmente per un'ora. Sì. Lo sai qual è la cosa più triste? Che quando poi chiuderanno ufficialmente tutte le funzioni online della PS3, tutti i trofei che abbiamo preso non saranno più visualizzabili, non ci sarà più nulla. Si conterà sul totale, che è ancora valido su PS4 e PS5, ma non si, già da lì non si può vedere i giochi della PS3 e i trucchi, cioè i trucchi sui trofei che uno ha fatto. È già, cioè proprio come dire, puff, non potrai neanche più vedere come sei andato. Ma forse la PS3 sì, perché ti salva anche in offline. La PS4 se non sei connesso online non puoi vedere tutto. Non so perché ho avuto problemi e non mi faceva neanche più vedere i trofei che facevo. Sarò con te per sempre. Vabbè. In una simulazione che prima o poi finirà. Ieri sera, dice Leonardo, ho assaggiato crocchette di patate. Buono, buono. Buonissime. Come la prima volta che le mangi, scusa. Sono una cosa tipica, leggendaria. Vabbè, le pizzerie di solito è tipico. Sì. Le propongono sempre. Propongono sì. Ok. Abbiamo concluso Judgment Day. Ok. E non era Terminator. Abbiamo ancora una missione di Alexander. Poi andiamo a farci l'evento dei Rising. Mi spiace perché volevo andare avanti con questa trama epica, ma ci tocca, ci tocca. Ok, dove devo andare? Offendings e Beginnings. Finali. Questo posto qua. Ah, ma sono già arrivato, perfetto. Ringrazio il gioco che non mi ha fatto fare un giro bestiale oggi. Vediamo. Avevo sparato a quel colpo. Vediamo Leonardo, che personaggio è. No, quello eri tu Simo che eri Hank. Leonardo, prova onore, lo dico anche a te. Devo sistemare, togliere i tipi della notte.
io non ci sono in classifica, tanto posti sono, non ho posto, ma ci faccio sparire perché non devo esserci. Bertram, sei un grandissimo stronzo. Così odioso. Eh sì. O almeno le sue coppie. Claude Strife. Leonardo, sei diventato uno dei miei personaggi preferiti. Mamma mia. Claude Strife. In pratica sei in altissimo nella cosa dei punti onore. Non vedere. Ah, ecco, al momento è il più alto che ho fatto. Hai già raggiunto la vetta. Leonardo, hai raggiunto la vetta attualmente. Complimenti. Ne farò altri, ecco. Domani Djokovic Alcaraz, ogni volta leggo Alcaraz, ma io il tennis non ho mai il tempo di seguirlo, non so neanche dove. Una volta lo seguivo di più. Comunque, sta parte è meno bella, sta parte qua. Concludono, riflettono. Abbiamo visto la parte migliore poco fa. È stato un viaggio intenso, posso dire quello. Poi i prossimi raid arriveranno dopo aver finito Stormblood, prima ancora iniziato. È presente Super Tennis? No, dalle mie parti non credo che si veda, ma dalle mie parti tanto adesso sono con l'antenna guasta. No, è disponibile a tutti quel... Ma sono con l'antenna guasta, cioè se devo chiamare l'antenista è esploso tutto con l'ultimo temporale, veramente. È successo un disastro. Non va più la Mediaset, non va più il canale da 7, non va più nulla, va solo la Rai. Si vede solo i canali Rai. Cioè, ci sarà sistemato un antennista. Allora, vediamo una cosa, ma e il gatto è rimasto anche lui. Sì, stanno già facendo le qualificazioni mondiali. Oggi c'è un bellissimo in diretta Kazakistan-Galles, dove il Galles sta vincendo 1-0 per l'interesse di chi, vabbè, in quel girone lì. Poi ovviamente toccherà anche a noi. Proviamo a rifare sto trofeo sperando che non si blocchi il gioco o la PlayStation 3. Se non mi tocca aspettare domani perché c'è sta stronza per si blocca perché si blocca lei per qualche ragione o perché ci sono o per il gioco che te la fa bloccare? Sembra il gioco. Immagino. Speriamo di superarla al più presto perché 30 minuti, 30 round, rifarli ogni volta sarebbe solo una rottura di palle. Sì, ci credo. Ok. Abbiamo terminato questa storyline praticamente. Ultimi discorsi, ultimi dialoghi. Anche se non vedo ancora l'icona della conclusione, ma tutti si separano, vanno per la loro strada. Sì, manca ancora un ultimo dialogo. Così mi curo e non è mai una brutta cosa. Cioè non ho mai sudato così tanto per un trofeo di platino, incredibile. Cioè manco Assassin's Creed 2 ci ha messo così tanto. Assassin's Creed 2 sì, Assassin's Creed 2 è un gioco facile da platinare, ma perché non ha neanche le sfide secondarie, ma ha quel problema là che tu sai delle piume, ste cavolo di piume, le ripiglia proprio tutte, le pigliare, non è che dici. E tra Poi l'altro vai a capire che cacchio se ne faceva Pietruccio. Ma che ne so, anche perché poi lui non c'era già più tecnicamente, quindi non so. Molto quello. Diciamo in memoria di. Poi, are you feeling alright? You look like you've seen a ghost. Oh. Italia sta vincendo 24-6.
Ragazzi, torno subito, scusatemi, torno immediatamente. Vi lascio in compagnia di Simo, se scrivete sicuramente vi risponde lui, penso. Insomma, quando può, perché non può leggere e giocare contemporaneamente, altrimenti impazzisce. No, posso scrivere, cioè posso leggere per fortuna, tanto... ce la fai, intanto torno No, subito. su un grande Torno schermo. subitissimo io. Bene, mi allontano io e mi mandano una domanda qui nel gioco. Pensavo di aver concluso la scena, ma a quanto pare. No, invece... Non so neanche a cosa Ti sto pongono rispondendo. sì. Non so neanche a cosa sto rispondendo. Ciao Baba, sono appena arrivato anch'io. Grande Ciao Baba. Mitico Baba. Con me c'è Simo. Simo, che ovviamente, come tutti sanno, non è Lio, perché Simo e Lio sono due persone diverse. Ma vabbè, ma era Noi siamo entrambi del sud, quindi abbiamo questo che ci accomuna. Siete entrambi due? Del sud. È vero, lui è siciliano, non so te. Io sono pugliese. Pugliese, ok. Ah, ma ce l'hai l'accento un pochettino, anche un grande amico di Bari, lui. C'ha proprio l'accento forte. Ciao Simo, come stai Sace? Ah! Ieri diciamo che ho passato una serata. Vi spiego, credo, non ho nessun modo di fare test, dovrei avere la sindrome dell'intestino irritabile, quella lì, o stomaco irritabile, non mi ricordo mai qual è delle due. Ah, perfetto, Baba, tanto hai visto che non ho ancora pubblicato nulla per domani perché non sapevo. Perfetto. Meno male che è una cosa veloce. Diciamo che sto studiando dizione per togliere un po' di cadenza. Cadenza. Vabbè, ma non è brutto l'accento del sud, non è per niente brutto. Ovvio che si deve interpretare qualcosa. Sto studiando appunto anche doppiaggio, però... Ma avevi detto, mi hai detto Dizione. un bel lavoro, ma difficile. Molto. È più difficile di quello che sembra. E c'è gente che invece critica questo lavoro dicendo che va a togliere l'enfasi e tutto il resto. Ma va. Io che uso sempre le cose col doppiaggio originale, comunque non ho mai criticato un doppiatore in vita mia. Posso
posso dire, magari una voce viene indicata, può succedere a volte, però beh, è un'opinione. Gli studi di doppiaggio sanno fatto loro. Ok. Ci siamo liberati di un po' di roba. Ho visto per me... Oh, bello Interstellar, Andre, bello Interstellar, è assolutamente un gran film. Molti non l'hanno capito, però secondo me è molto bello. Lo studio della quinta dimensione, che vabbè, diciamo che scava nella fisica quantistica. Andiamo a fare un evento, insomma, che non vedevo l'ora di fare. È un evento nuovo, esclusivo, si conclude fra pochi giorni, quindi o lo facciamo oggi o non lo facciamo più. Dunque facciamolo. Ah, però devo recuperare se abbiamo vinto la missione, perché qua abbiamo una squadra speciale che mandiamo in missione e ci porta il risultato. Ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, non lo so. Lo scopriremo fra 2 minuti, anche meno. Però la mia tentazione ancora una volta è quella di andare a fare un trial e mandare avanti e grindare con questo buon bardo. Faccio trials, dove si scatena. Tanto i trial sono veloci, perché oggi non me la sento. Ho anche mal di testa, ragazzi. Allora, no, ho sbagliato, devo guardare qua se l'ho vinto o non l'ho vinto. L'ho vinto o non l'ho vinto? Lo squadrone è tornato e... hanno fallito! Hanno fallito miseramente, che bello. Quando ti dicono, ce la potevano fare, ma hanno fallito. Ok, riproviamoli, rimandiamoli. Ci tentiamo, questa è necessaria, perché così ci sblocca una cosa. Mi sento molto legato a quel film, anch'io. C'è una frase della ragazza sull'amore, secondo me è spettacolare. Purtroppo qua usato tanto in maniera materialista l'amore, non come scopo sociale. Sì, lo so, diciamo che il benessere degli altri è visto come una cosa abbastanza inutile. Si tende molto nella nostra società a considerare il proprio profitto, il proprio benessere personale come la realizzazione di tutto, ed è una cosa che viene insegnata un po' più o meno da tutti. Non lo capisco ancora, non capisco questa cosa, onestamente. Ok, stiamo preparandoci all'evento dei Rising. Ricordano le perdite del passato. Ma l'amore può essere tante cose, va anche oltre all'esterno del concetto familiare. Ha varie forme anche. Sì, varie forme. L'amicizia è già una forma d'amore, perché ci sono delle persone che si rispettano a livello di amicizia. Il problema è che questa società è una società che ti mette contro, perché tu vuoi avere... non tu, neanch'io. Cioè, mette l'amico contro l'amico, perché l'amico ti inizia a dire ha avuto promozione sul lavoro, e l'altro che invece magari c'ha un capo che lo bastona da mattina a sera con le sue momenti di nervosismo, e l'altro magari non gli dice oh congratulazioni, ma nel frattempo pensa ma andassi a quel paese. Secondo me, e questo già è una società che mette contro gli amici, che già a scuola ti mette contro i tuoi compagni perché c'è competizione. Uno che si incazzò con me non mi rivolse più la parola perché avevo preso 3 punti in più di lui all'esame di maturità. Ragazzi, ma che cavolo è? Siamo stati amici 5 anni e si offende per sta cosa, ti tiene il muso come se fosse colpa mia. Come se fosse stata colpa tua. Babba, ieri mi ho fatto stramale della frutta, non ti dico davvero. Ciao Stefano. Infatti poi altri che mi hanno preso di mira. Problemi. A quanto pare tutti abbiamo avuto problemi con la frutta. Ma strano, perché a me piace da mangiare una pesca. Due pesche. È il momento di fare È arrivato casino. Fumettino. C-A-S-I? No. Ah, guarda, non voglio sapere più parlare di pesche per un po'. Ma infatti, Baba, cosa facevo io? Passavo agli altri, io ero quello che passava, volevo sempre che anche gli altri passassero. Cioè, io cercavo di alzare la media, il mio obiettivo era quello alle scuole. Cercavo sempre di alzare la media della classe, volevo che gli altri andassero bene. Gli preparavo le risposte personalizzate, poi gli passavo il bigliettino. Me la sono sempre cavata, nel senso che non mi hanno mai beccato passare. Tanto, cioè, sempre il modo, sempre lì e lanci dietro. Sono occupato dietro la ringhiera, immagino come Tino incastrato nella ringhiera, con i cani che gli abbaiano davanti così, sai, quei bei Doberman di Resident Evil, quelli. Bellissimo. Oh no. Abbiamo iniziato la seasonal event che durerà poco. Fatemi salutare che abbiamo la Free Company tutta italiana in cui faccio
parte, quindi vi saluto. È la Gilda, diciamo, per intendere un gergo molto più astruso, qua la chiamano Free Company. Onestamente, l'avessero chiamata Gilda era anche meglio. Io parlo di ispirazione per i prof, ho sempre odiato la didattica, perché tu sei uno che non vuole farti dire cosa fare, ma in realtà la scuola di per sé è utile di per sé, perché ovviamente non si può dire che non lo sia, ma c'è comunque quel qualcosa che manca sempre, che secondo me è il fatto della libertà, cioè diciamo di opinione, perché poi tu sei indottrinato, più anni di scuola fai, più li vieni indottrinato in qualcosa. Una roba come la matematica ovviamente ha una necessità di indottrinazione, perché il calcolo e la logica matematica non possono essere insegnate in altri modi, ragazzi, non c'è altro modo. La logica matematica, io ho fatto anche proprio logica matematica all'università, so che quello proprio non c'è altro modo di insegnarlo, quello non c'è proprio altro modo. Sì, scrivo ciao agli inglesi, sì. Oh, che bello, un navel hard, è facilissimo. Proprio non si dice in inglese, easy peasy, easy peasy. Il nostro caro titano. È sempre una battaglia che gioco volentieri questa, un po' più impegnata di altre, diciamo, bisogna tenere il cervello collegato, ma non che sia difficile. Io per l'ispirazione già i prof dicevi, ma io ti capisco, perché poi comunque dipende dai professori. Io ne rispettavo uno, ma lui era chiaro che stavo antipatico io, cioè io adoravo lui, ma lui odiava me, a quanto pare, perché io una volta mi sono espresso su un'opinione, ma su una tematica probabilmente politica, e non mi è andato giù quello che pensavo io, perché sono sempre stato abbastanza anarchico su queste cose. Non sono anarchico, ma sono sempre stato abbastanza per conto mio, cioè non mi lascio indottrinare da un marchio, cioè, che lui più vecchia scuola, lui il partito dice, allora classiche cose. E allora per quello mi ha preso l'antipatia, mi ha preso tanto in antipatia, infatti ha sempre cercato di punirmi come poteva, poi mi sfotteva per la mia scrittura. Io, ragazzi, l'ho sempre detto, gliel'ho detto anche a lui, sembra una cosa assurda. A me una maestra il primo anno di elementari mi ha forzato a cambiare mano, perché la sinistra è la mano del diavolo. Poi perché? Vabbè. Classiche di serie E, allora mi sono preso paura elementare, dicendo altrimenti c'è il diavolo addosso. Che cosa ne sa un ragazzo di 5-6 anni, ragazzi? Ma cosa ne sa uno di 5-6 anni? Me lo dicono a me, dico, sì, allora scrivo 2 mani con la sinistra, non lo so, dicevo ancora di più, per provocare, ma ragazzi, cavolo. Allora sono diventato destro e ho sempre avuto problemi, ho fatto anche i corsi di calligrafia, hanno funzionato, ma per carità non hanno funzionato un cavolo. Se quando tu scrivi con una mano che non è la tua, ragazzi, cioè non è la tua predominante, non ce la fai, non ce la fai. Sull'evoluzione umana avevo da dire, ma anch'io avevo le mie idee, infatti poi sono tante cose. A volte penso che siano più ricordi innati, perché tante cose già te le insegnano e le sai prima ancora che te le insegnano, perché lì capisci per conto tuo, ma poi altro. La cosa triste è proprio quella che i prof mettono paura, terrore. Una ragazza si è lanciata sì, da latina mi pare, perché è stata bocciata. Però ma lì perché non ti viene spiegato che nella vita si può sbagliare, e non è che si può sbagliare, non si deve essere puniti in quella maniera. Lo capisco, ragazzi, ho visto tante crisi anch'io e l'ho avute personalmente a livello universitario, non a quei livelli lì chiaramente da decidere di fare un testo del genere, però ripeto, è che la vita ti insegna a sbagliare, la vita proprio, cioè comunque anche se tu cerchi di seguire un piano, io credetemi sono mister piano, io quello che avevo 1000 piani, non è andato in porto uno di piani, però credetemi, ho sempre avuto dei piani, ho sempre avuto idee pazzesche, però poi non andavano a buon fine. Comunque sia, ripeto, la scuola secondo me non dovrebbe esserci quella paura, esatto, bravo Simo, si deve sbagliare perché io ho imparato tante cose sbagliando, infatti io
l'errore è un grande insegnante. L'errore è un grande insegnante, non va visto come la fine definitiva. Poi soprattutto bisogna sempre ricordarsi questa cosa. Fra 10 anni, fra 20 anni avrà importanza questo errore che abbiamo fatto? Normalmente la maggior parte delle volte no, la maggior parte delle volte no. Anche addirittura fare un errore che non ho fatto, cioè tipo avere un incidente d'auto, fare un errore, schiantare l'auto, fra 10 anni, fra 20 anni avrà importanza? No, perché anche quello si recupera, tanto per dire, cioè sono tutte cose che alla fine ti insegna la vita, secondo me. Tante cose che non c'è veramente da aver paura di sbagliare. Ho sbagliato. E ad esempio adesso ho premuto il pulsante sbagliato e mi ha mandato nel posto sbagliato. Cosa che succede? E non me ne faccio una tragedia, non me ne frega nulla. L'ho ricliccato. Però, ripeto, la scuola per me è utile, però andrebbe revisionata in una sorta di... Il sistema scolastico andrebbe revisionato del ma tutto. non il sistema Moratti o queste cose qua, che quelle lì sono solo robe quasi politiche, o gli altri che ti dicono sai, bisogna puntare di più sulla cultura italiana. È già la cultura italiana, non è, se viviamo in Italia... Quello sarebbe di base... esatto, sarebbe di base. La persona media non lo fa. Esatto, cioè sarebbe di base, ragazzi, la cultura italiana è fondamentale, però ripeto. Però anche ad esempio molte famiglie che insegnano, cioè in casa si parla il dialetto, poi a scuola hai difficoltà con l'italiano, capisco, ragazzi, può essere un problema, può essere un problema fare il dialetto in casa. Così si deve valorizzare le lingue, per carità. Secondo me è più importante educazione civica, dice Baba. Ma l'educazione civica di oggi ha delle cose civica, abbastanza... sessuale, tante cose andrebbero insegnate, ma puntualmente. Quante famiglie ho sentito che tengono a casa i figli quando sono quegli corsi lì, quando quelle robe lì li tengono a casa perché non vogliono che i figli si interno. Ragazzi, ma quelle sono cose che vanno imparate, sarebbe utili, soprattutto perché poi li parli magari con uno psicologo, con un educatore, roba utile. Però ripeto, educazione civica, il problema è che tu prendi esempio dai più grandi e il ragazzo prende esempio il bambino dai maestri, oltre che dai parenti, perché i parenti della famiglia sono il primo nucleo, ma il secondo strato è che impari soprattutto dagli adulti attorno a te. Se tu vedi dei maestri che, cavolo, sono disastrati e tutto, urlano in classe, già ti generano un disturbo. Alle medie io ho avuto i professori che mi urlavano, una che ci torturava psicologicamente, e veramente lo faceva, per carità, non posso neanche dire di che materia era, ma sta qui ci chiamava Zavorre, ci manipolava, a me non voleva che facevo il mio corso da tastierista, che io mi volevo dire, ma non impari niente te, non saprai mai suonare. Imparato, ma poi perché io non avevo i voti già da vabbè, controsenso, mi manipolano, così. Dovrebbe farla chi ha vissuto la strada, educazione civile, non puoi, Baba, non puoi mandare quelle persone, ma non puoi perché semplicemente il sistema attuale di oggi non si basa sull'esperienza, si basa sulla didattica. La didattica è una cosa che tu in una stanza, tramite libri e verifiche orali, quello che è, ti basi e impari. Non è una cosa basata sull'esperienza. Tu esci con delle idee, anche il mondo lavorativo, quando esci a 19 anni, ti fai un'idea del tipo, vado là, faccio le mie cose, andrà tutto bene. No, assolutamente. Là è un mondo spietato, non dico che tutte le aziende siano spietate, ma io ho trovato dei mondi crudelissimi, veramente. E lì capisci che ogni tanto le inculate ci sono. Sì, oltre al fatto che loro del tuo diploma, della tua laurea ti sputano sopra, non gliene frega un tubo se tu sei mastro ingegnere del saper tutto. Loro vogliono il risultato pratico, loro vogliono vedere crescere la loro azienda, vogliono il business, vogliono che vada tutto bene. Se non va bene, ovvio che se la pigliano con te, ma non perché sbagli tu, perché se la devono pigliare con qualcuno, purtroppo, alla fine. E purtroppo l'ultima ruota del carro è quella che viene spesso bistrattata, ma non solo l'ultima ruota. Ho visto i programmatori in che ambiente lavorano, in che condizioni lavorano i programmatori, nel senso, c'è da fare questo, ok, non te lo finisci sul lavoro, te ne torni a casa e te lo finisci sulla casa. È bruttissimo ragazzi, purtroppo è così. Dobbiamo aiutare Riccia,
delle missioni, questo ragazzino qua, non ho mai capito se è maschio o femmina, ma non importa. Ecco qua, dobbiamo aiutarlo nelle sue missioni. Ti preparano anche a fare il soldatino delle 8 lavorative. Sì, ma poi soprattutto il fatto che, diciamo che ci sono tante cose, perché ad esempio l'università, specialmente quella americana, è diversa, ragazzi. Io ho visto cosa si fa lì, è diversa, ma è veramente tanto diversa, perché tu hai una libertà maggiore. Se vai in Italia, la libertà di sceglierti tu il corso, farti tutte le cose, sceglierti cosa mettere, sono solo i crediti liberi da noi in Italia, ma là proprio è una roba incredibile. E non ti indottrinano nello stesso modo. Infatti, perché poi lì è più facile che ti esce il genio del business in America, perché hanno un altro tipo di cosa, ti manca l'indottrinazione e c'è più quella libertà creativa. Sono convinto che presto c'è una rivoluzione industriale, soprattutto per la IA. C'è già, ho letto che l'uso di IA a livello lavorativo in Italia, che bello il mio cioccolato grasso, che bello, è cresciuto dal 12 al 50 passa per cento, al 52% mi sembra, in un solo anno. Vuol dire che la IA sta facendo solo sbagliato. No, volevo il mio cioccolato grasso. Vabbè, lo evoco io. È tutto in pericolo, perché alla fine i conti, se tu chiedi, anche parli di educazione con la IA ti offre delle cose che la scuola non farà mai. Cioè anche io ci ho parlato di religione con la IA, non perché penso che la IA sappia cosa, semplicemente ti dice delle cose, ti ricorda l'essenza, che se tu, la religione, l'essenza è trovare un modo per crescere a livello emotivo e cercare di essere più gentili con gli altri. Cioè alla fine sono basati sulla gentilezza, ma non è così quando tu vivi in un ambiente religioso, che io ragazzi... Ma l'IA poi ti dà al massimo un confronto che poi non è che sarà mai come quello di una persona, ma ti dice solamente per come è stata strutturata, cosa ne pensa in generale. Sì. Ma poi se vuoi avere proprio qualche dialogo devi sempre solo aspettare una persona. Sì. Solo che purtroppo che dirà la sua opinione comunque chiusa nel suo guscio, come tutti abbiamo tutti il nostro guscio personale basato sulle nostre esperienze di vita. Non possiamo andare oltre le nostre esperienze, non sappiamo cosa c'è fuori dalle nostre esperienze di vita, non possiamo saperlo, non c'è questa sorta di connessione. L'unica connessione è la conoscenza che sa, è l'unica. Però ragazzi è veramente un casino, infatti. Però ripeto che poi alla fine quando ti senti fare una predica migliore dalla IA che dalle persone, cioè ti dici cavolo, ma allora abbiamo perso il senso di tutto. Ti fai magari, che ne so, una religione ti serve per unirti agli altri e poi nel lato pratico magari divide la gente, nel lato pratico magari uno è escluso perché la pensa diversamente su una cosa, o che non puoi pensare diversamente su una cosa, magari tu hai un'esperienza forte che ti cambia la vita, come è capitato a me, una sorta di risveglio non voluto ma che ho avuto, e le esperienze che ho avuto mi hanno mandato completamente su una strada differente da quella del teologo, per intenderci, che ti tira la Bibbia e ti legge le frasi, completamente diverse. E cosa vuol dire? Che alla fine, secondo me, uno deve credere alle proprie esperienze, al proprio istinto, più che all'esperto che ti leggerà una frase biblica. Può essere giusta, per carità, può essere anche bella, suona bene, però poi all'atto pratico non ti dà nulla. Mia opinione, però ripeto, quando ti confronti con un'esperienza, io da piccolo ragazzi ho avuto un'esperienza strana, ho iniziato a chiedere a tutti, ho chiesto ai maestri, ho chiesto in chiesa, ho chiesto in giro, ho chiesto a quello che sa tutto, mi hanno dato tutte risposte diverse. Se aveva ragione qualcuno, io non lo saprò mai se qualcuno aveva ragione o no. Ve la racconto, ma aveva sorpreso, sembra una cosa incredibile perché io non ho mai sentito voci in tutta la mia vita, però una volta ho sentito una voce maschile che mi disse Massimo ti voglio bene, e io ho risposto d'istinto, naturale, come se riconoscessi quella voce che non era di nessuno della mia famiglia, anch'io papà. E finita lì. È successo 7-8 anni, ero rilassato e non ero nel letto che dormivo, ero lì tranquillo e niente. Allora ho chiesto ai maestri, ho chiesto alle altre persone, ma uno mi diceva questo è Gesù, questo è Dio, l'altro mi diceva questo qui è il diavolo, questo è un demone. Veramente ragazzi, ognuno ti dice la sua.
Ah, questa qui era Non lo ci sarà mai stress. una risposta. La psicologia mi piaceva di più perché diceva, beh, sarà lo stress. La psicologia diceva, beh, stress, sarà lo stress. Vabbè, lo stress ti ha generato una voce, come puoi immaginare, quando sei rilassato puoi generare delle immagini mentalmente, che sai che sono fantasie generate ipnagogiche. Magari è una frase veramente generata dallo stress. Grande cometino. Leggi sul Sashi. Ah, ma sai che mi mancava il messaggio? Adesso mi è arrivato finalmente, Baba. Ti spiego, avevo messaggi principali e me l'aveva tagliato. Continuo in Cina hanno portato... Oh no, ma c'erano diversi messaggi che mi taglia la parola Cina. Pensa a te. Segna questa, tra 50 anni si potrà scegliere che figlio vuoi. Si fa già, Baba, si fa già. Esiste già l'eugenetica. Esiste già, purtroppo. Esiste già. Se lo vuoi, sei più ricco lo potrai scegliere sano, biondo e occhi azzurri. In Cina la in gravidanza è un robot. Questo non sapevo che si potesse fare. Continua sopra, guarda poverine, brutto, basso e povero. I genitori non avevano soldi per averne uno più bello. Credo che c'era di sterilità. Sterilità, sì, la tecnologia ci rende sterili. È una cosa inevitabile. Si sa dai tempi, si sa dagli anni 90 che tenere il cellulare in tasca può iniziare a indebolirci. Però si sa ragazzi. Tecnologia e si va avanti lo stesso perché vende. Che dici, boh, non vendiamo più roba perché può creare dei problemi. Vai avanti lo stesso. È un po' triste. Si perdono molte emozioni. E poi è ovvio che l'utopia, il contrario del capitalismo, non dirò il nome, aveva un'utopia che i nuovi figli fossero proprietà dello Stato. Cioè, è terribile sta cosa, che tipo il genitore diventa solo il genitore biologico e che lo Stato possiede la persona e che decide il suo futuro in base alle esigenze dello Stato. Quella è l'alternativa più brutta del mondo, perché se ci pensi, un conto è il capitalismo che si autologora da dentro, ma un altro conto è la forma opposta che ti crea un altro problema, cioè del tipo non hai più neanche un nucleo familiare. Non siamo già, basta guardare la carta d'identità e la tessera sanitaria. Quelli sono numeri come un conto che prima o poi sei obbligato ad aprirti. Si diceva che in America si dice al 18enne vattene di casa e fatti la tua vita. Lo invitano, ci sono tante pubblicità. Perché? Perché ti apri il mutuo, ti fai il conto bancario, inizi a pagare, inizi a generare business, generare economia e quindi più giovane sei, prima ci guadagna lo Stato. Quindi sì, anche nel mondo capitalistico c'è già sta cosa, c'è ragione per te. Ma comunque anche quelle manipolazioni mentali che sono, che ne so, non volevo dirlo, il Prime Day, il Summer Holidays, vabbè non mi ricordo come si dice in inglese, gli sconti dell'estate, c'è un'altra offerta, non perdetevela che scade. Sono piccole manipolazioni ma funzionano perché si chiama legge di scarsità. La legge di scarsità indica che se un prodotto limitato, cioè o è a tempo limitato oppure è un prodotto, una limited edition, una collector edition, il cervello sente il bisogno di soddisfare il consumismo. Ma non è una cosa che lo fai perché te ne hai bisogno, perché tutto sommato alcune cose non ne hai veramente bisogno. Compravo molto più di quello di cui abbiamo bisogno, ma vabbè, anche per soddisfare il nostro cervello, appunto. Perché dici, cavolo, lo voglio. Ti vedi una limited edition, dici, cavolo, che bella questa, cavolo, cioè, un pupazzetto, porco cane, poi non lo trovo più, ovvio. Ed è la ragione per cui i giochi gacha, gachapon, stanno avendo un successo enorme, perché ti mettono 27 giorni il personaggio 5 stelle, prova a ottenerlo, se non lo ottieni più, avrai una rerun, e poi ciao, hai perso. Ricordo nel 2000 ci davano conto della globalizzazione, adesso siamo succubi. Ma anche, sì, le proteste oggi non esistono neanche più, perché ormai, cioè, abbiamo un mondo interconnesso ormai, che da un lato è una cosa positiva, perché io su Reddit posso parlare con una persona dall'altra parte del mondo nella stessa lingua, magari la sua lingua non è l'inglese, la mia lingua ovvio non è l'inglese, è la lingua base, parliamo in inglese, e non importa se è una persona dell'India o di un'altra parte del mondo, non importa. È la cosa bella e positiva dell'interconnessione. Però ovvio che
quando ti vengono a dire devi vivere così, devi fare questo così, è brutto, perché poi comunque io sono una persona, purtroppo per me, perché sarebbe stato molto più facile se fossi stato uno facilmente indottrinabile, ma ho sempre avuto problemi con l'indottrinazione, io sono sempre stato un ribelle, tutto quello che faccio, sempre stato un ribelle. Per carità, ti rispetto le regole, tipo YouTube mi ha dato delle regole, ho firmato un contratto e io le rispetterò al 100% e non ci sarà mai il minimo sgarro da parte mia, perché so farlo, so rispettare una regola. Però, ripeto, però nella società, a livello di tante cose, non sono uno facilmente indottrinabile, non mi faccio prendere dal marchio, mi faccio prendere dall'analisi se un prodotto funziona, fa quello che deve, ovvio che... Quindi insomma, non sono una persona facilmente indottrinabile io, infatti, e questo significa che mi ha portato anche tanta sofferenza, perché io sono stato anche tanto isolato, perché non avevo le mode che avevano gli altri, non mi interessava andare in un posto perché quel posto era in, cioè era un posto importante, non me ne frega nulla delle discoteche famose che tutti ci vanno perché questa discoteca ci va il VIP, che cacchio se ne frega se ci va il VIP, preferisco andarmene a un karaoke e stordire la gente con la mia voce, a fare, che poi se ci fosse Bacca Mitai ci andrei anche tutti i sabati a cantare il Bacca Mitai, sarebbe bellissimo. Comunque me lo faccio domani sto trofeo, basta. Ah boh, devi rifarti dall'inizio. Sì, perché non è che ti dice, magari ti anima, no. Devo fare tutto in una botta sola. Beh, pesantissimo. Comunque, tanto domani sarò più rilassato, ma va a fare. Che poi purtroppo io ho avuto un amico con cui uscivo finita la quinta superiore, mi sembra anche prima, e purtroppo era triste la cosa perché si vedeva che lui cercava il gruppo, lui voleva il conformismo, non aveva nessuno, e quindi mi diceva sempre ma io esco con te perché non trovo nessuno, ma se troviamo qualcuno Dani 5, non so chi sia, dice non me ne fi un delle tue scarpe nuove. Applausi per quella frase, assolutamente. Non so se hai capito, la gente può stare all'amore. Sì, è vero, però va sempre non usata. Questa frase è giusta, ma va sempre non usata a livello ipocrita, perché spesso si dice ma io non faccio questo perché... Però è vera sta cosa, tendenzialmente è vera. Assolutamente, io le scarpe ho fatto le cambio un po'. Oh, che belli gli animaletti che ci sono qua. Anche il fatto del... Cavolo, anche solo il fatto che quando è uscita la PS5 Pro tutti a comprarla al day one nonostante avessero messo un prezzo folle, cioè gli dai ragione al consumismo e dici sì, è giusto. Questo qui è Naoki Yoshida, il programmatore, fra l'altro, ragazzi, è l'uomo che programma questo gioco, il genio, la mente di questo gioco, è proprio lui. L'ipocrisia è che io ho visto delle persone che invece usavano sta cosa a livello ipocrita, ti dicevano ma sai, però in realtà poi le compravano, ti dicevano ma se lo faceva un altro diceva magari prendo le scarpe nuove, ma cosa prendi le scarpe nuove che ci sono gente che muore di fame, e intanto però loro se le prendevano perché volevano essere superiori. Qual è l'ipocrisia? Quando tu lo dici agli altri non fare questo e poi sei il primo che lo fa, quella si chiama ipocrisia. E ne ho conosciute anche persone che ti manipolavano, ti dicevano non farlo perché così risplendevano più loro, avevano più successo. Perché onestamente ho conosciuto delle ragazze che scelgono di innamorarsi di uno perché c'ha il marchio firmato, ma sapete quante volte è successo? Baba, non è ipocrisia, è una cosa che desideri, non è ipocrisia, Baba. Tu desideri GTA 6 che lo mettono 80 euro, che lo mettono 100 euro, te lo pigli lo stesso, non è ipocrisia, Baba, non è una cosa così piccola l'ipocrisia. L'ipocrisia se cioè lì è se tipo compri, dici che ti fa cagare o di tutto il resto. Sì, del tipo non compratelo, mi raccomando, non compratelo. Quello, ma che poi non sempre... E poi fai la maratona H24. Sì, mi ha ricordato un altro. Comunque dicevo che è stato triste per me uscire con uno che veramente capivi che lui ogni volta che vede gli altri uniamoci a quelli. E io no, io sono ribelle, non sono uno da gruppo, da gruppo grande. Cioè non me ne frega nulla, se sono persone che conosci bene ti diverti. Io ho avuto degli amici fantastici anche alcuni, ma erano piccoli gruppetti. E lui invece mi diceva sempre ma sai, poi alla fine mi sono trovato questi per uscire, era tutto contento, e io me ero contento anch'io di non vederlo più, ho detto ma sì, non è male, mi levo la spesa per comprarlo. Ovvio che dovrai risparmiare da alcune parti, Baba, ovvio che alcune cose,
Però non è che stai senza mangiare per comprarti GTA, non è che stai senza mangiare, al massimo ti tagli sugli extra, cioè alla fine è sempre bello avere qualche soldo da parte quando esce qualcosa, tipo questo qua lo usi. Io purtroppo con le disgrazie che ci sono, tipo adesso ci sarà da pagare l'antenista, che cacchio ragazzi. Quando dici cavolo, mi è arrivato 0 di bolletta dell'acqua, dici che bello, sto mese non si paga l'acqua, devi pagare l'antennista, altro che, e costa più dell'acqua l'antennista. Cioè vedi, piccole cose ragazzi, e dici ma che cavolo, dove proprio con tutti i fulmini che sono stati, uno dove proprio è andato a colpire l'antenna, poi ciao Thomas, parlavamo di GTA 6 è sempre in attesa GTA 6, siamo tutti, alla fine Bava io lo capisco, ma non pensare anzi io conosco Odifreddi e ti dirò di più, ha insegnato nella scuola dove andavo io, sono andato a vedere dei suoi corsi, lo conosco benissimo perché era un professore di logica matematica e sì, insegnava a Torino anche, e sì, l'ho visto dal vivo insegnare. Le sue lezioni non erano normali lezioni, erano un indottrinamento scusami, brutta parola, un misto fra la filosofia e la logica, perché lui è un matematico, ti tira fuori una filosofia incredibile. E però, da un altro lato, c'è anche questa freddezza, questo cinismo del non c'è niente, siamo noi. Cioè, come dire, il più grande obiettivo, la più grande cosa che esiste al mondo è la mente umana. E quello è un po' triste, perché tendi a pensare che l'uomo che ha impiegato tutto questo tempo, di no, la verità non mi piace, ha una mente chiusa, sì, assolutamente, non era il mio professore, perché io ero nell'altra classe, però andavo a vedere anche lui, perché, cavolo, avevamo sto filosofo famoso, che comunque è una persona da un intelletto nettamente superiore a tanti altri, Cavolo, infatti non mi è dispiaciuto conoscerlo dal vivo, non mi è dispiaciuto per niente. Però sì, veramente chiusa, forse un grande studio a fare un discorso contro la globalizzazione, la situazione del mercato del cibo che ma infatti assolutamente ma lui ha una bella, poi sì, per carità, mente chiusa su tante cose, però ripeto, la sua capacità di calcolo, per dirlo, perché ormai quando sei così tanto bravo in matematica tendi a pensare che il cervello sia una sorta di macchina che puoi potenziare con la pratica, che tutto sommato è anche vero, perché il cervello è programmabile, ragazzi, il cervello è programmabile. Chiunque come me pratica sogni lucidi sa che devi programmare il tuo cervello come una sveglia, gli devi dire ora faccio un sogno lucido, ti alzi, ti metti la sveglia veramente alle 5 del mattino e gli dici ora faccio un sogno lucido, e che succede? Fai il sogno lucido perché la tua mente gliel'hai programmata così. È una di quelle persone che è il mio opposto, ma che anch'io ho degli opposti che rispetto. Sì, baba. Anch'io ho degli opposti che rispetto, assolutamente. Ovviamente è un logico, una persona molto logica, che vive di logica, e non è che sia un errore, ovviamente. Però, poi sì, mentalità chiusa, però ripeto, ovvio che è bravissimo a ragionare, non avrebbe quell'apprezzamento se fosse uno, che ne so, per dire il classico influencer che ti spara la frase prefatta, invece per fortuna è persona intelligente. Poi per carità, ovvio, è diversissimo, ognuno sceglie la sua strada. Sì, alla fine ogni esperienza ti insegna qualcosa, anche il fatto di chiudere la mente ti insegnerà delle esperienze della vita, tranquillo, anche sono convinto che la mente chiusa sia una fase dell'esistenza, sia una fase dell'esistenza, perciò alla fine andiamo tutti verso la conoscenza, ognuno con il suo percorso. Poi ovvio che possono essere percorsi molto diversi. Vediamo com'è andata. Abbiamo fatto un premio di consolazione, un altro premio di consolazione, questo qui era il numero di Andre 1987. Solo premi di consolazione, è andato male sto mese, perciò ragazzi, no, ma figurati, babà, hai visto cosa sto facendo? Sono qui a... finito un evento, no babà, tranquillo, siamo in pausa con la trama adesso, tranquillo. Anzi, a me piacciono questi discorsi, onestamente, perché quando siamo in pochi, che è un po' più intima la situazione, si può parlare più tranquillamente. Devo chiedervi un favore, datemi il numero 4 cifre da 0000 a 9999. Di nuovo, rifacciamolo. Simo, hai un bel numero per me di 4 cifre? 2931. Me gusta.
Comunque, babba, non chiede scusa, ogni tanto i discorsi seri si fanno. Ma siamo Cioè, anche... per carità. Sì, per quanto siamo persone che si divertono... 29-31 hai detto, credo. Aspetta, segno. Sì. Ogni tanto si cazzeggia, ma ogni tanto anche il discorso serio bisogna farlo. Sì, poi abbiamo 3, 6, 9, 6. Ci vorrebbe il buon Leonardo qua con i numeri, che lui è abbastanza bravo. È abbastanza bravo a avere fortuna. 18,30. Aspetta, è arrivato con... Chi è? No, è Ice 5835. Grazie Cometino. Me le segno tutti, 5835 Ice e Cometino 18,20. Segnerò Cometino perché è arrivato un istante prima di Ice. Vi ringrazio ragazzi, Faccio subito i numeri. Allora, abbiamo detto, me li sono già dimenticati. Era 2931, ma ce l'ho segnati. Che vediamo. Pensate che la settimana che non ho portato Final Fantasy ho vinto io un terzo posto col mio numero. Ho sparato un numero a caso e per la prima volta ho vinto qualcosa. Poi abbiamo 3, 6, 9, 6. Comunque io porto sempre rispetto. Lo so. Ma non c'è nessuno che ti fa proprio mai arrabbiare con le sue opinioni, Baba? Non c'è qualcuno che ti ha mai fatto veramente imbestialire con le opinioni? Perché a volte quando incontri una mentalità troppo chiusa, a me capita. Io purtroppo ho ancora questo difetto, a me capita. 1-8-2-0, come tiro. Grazie Stefano. Perfetto, li abbiamo fatti. Sabato si saprà. Posso ritornare a rivedere la trama, ma tanto sta scena qua l'abbiamo già vista. Sarà pazzesco ragazzi, sarà pazzesco. Sì, e non penso solo lui, guarda, non penso solo lui. Ci sono alcune persone che mi fanno imbestialire, ma non farò nomi, per ovvie ragioni, ma... Sì, ci sono alcuni che veramente ci fanno. Mi fa sta persona pensarla così. O gli danno degli ordini, gli dicono tu devi dire ste cose. E io non mi riesco, certe volte certe persone non riesco proprio a capire come la penso in un modo. Penso o solo che qualcuno ti paga. No, non è politica, non era politica. Ho fatto una domanda io, tranquillo, ho fatto una domanda io, poi, come dire, spero il mio amico di quella persona se ne è parlato anche peggio. Anche molto peggio. Vabbè. Dov'è la trama? Ho sbagliato posto, bravo Jack. Ma non è politica assolutamente. Gli ho chiesto come persona se c'è qualcuno che lo fa imbestialire come opinioni. Non la chiamo politica sta cosa, è una domanda. Lo capisco. Guarda. A volte ti chiedi, ma queste opinioni sono le loro? O gliele dice qualcuno devi dire sta cosa perché magari gli firmano un assegno? Io penso che nella maggior parte dei casi qualcuno firma un assegno e uno deve dire quello che lo paga, gli dice ci sono personaggi con idee diverse ma lascio passare, lui proprio ti capisco Baba. Ce n'era un altro che stranamente non è lui, ma c'è anche lui, che non farò il nome, che ha lo suo stesso nome, che c'era qualche anno fa, era più importante di ora, di tutt'altro allineamento, che quello non lo sopportavo, diciamo, che per intenderci, diciamo una sorta di Mr. Bean, uno che assomiglia tanto a Mr. Bean, che c'ha pure il buone come Mr. Bean. Cavolo, però non è Mr. Bean mi fa ridere. Quello lì proprio non lo sopportavo, ogni volta che apriva la bocca io avevo da dissentire, ogni volta. Mamma mia. Esatto, lo so, vabbè, io ce l'ho con tutti, ma per me io sono più che convinto che molti di loro dicono quello che coloro che gli firmano gli assegni gli dicono di dire. È inevitabile, ragazzi. Perché a volte sono delle opinioni così vuote che poi magari sono persone che quando ti esprimono tu sai che sono persone intelligenti perché sono laureati e sanno il fatto loro, ma dicono delle cose che non ci stanno né cielo né terra. Ma lo fanno perché secondo me qualcuno gli firma l'assegno. Ok. Ecco, siamo ricongiunti con Arisai che finalmente si è alzato dal letto. Si dà una mossa. Ok. Dead Girls of Hour. Cosa? Al finale aveva la fidanzata. Sembra tanto innocente, ma aveva già la fidanzata anche lui. Gli elfi cuccano. Hanno più anni di vita e sono più giovani per tanto tempo. Quindi gli elfi cuccano, lo sappiamo. Gli elfi hanno un successore. Volevo chiederti di portare i bagagli. Ah, poverina. Non l'abbiamo chiamata per portare i bagagli.
mia sorella. Questo legame familiare è molto bello, ripeto, due fratelli o sorella. Quello è un mondo che serve solo per dividerci, sì, perché poi la gente si va a scannare per opinioni diverse, cioè perché votano cose diverse. E ragazzi, anche purtroppo anche col calcio, io lo dico perché sapete nel posto dove lavoro io, cioè, scusatemi, dove disegno io, che è quel sito chiamato Vplace. Oh, ma se vi dico che ogni giorno i tifosi della Porracelli e del Novara vanno a insultarsi a vicenda nella città rivale, ma se vi dico che succede ogni giorno, mi credete? Cioè, ma vi rendete conto che vanno diciamo a sabotare i loghi a vicenda, fanno sti spottò, insultano la città, insultano la gente della città, cioè solo perché c'è una rivalità sportiva. Cioè, ma vi rendete conto che è una delle cose più ridicole e infantili, e probabilmente sono persone di 40-50 anni che lo fanno, non sono i ragazzini di 18 e 20, secondo me. Perciò vi dico, quanto diamine, il calcio non è fatto per... festeggiamo col prisma. Il calcio non è fatto per queste stupidaggini, non è fatto per andare a sabotare i lavori degli altri. Solo per un colore di sciarpa diverso, sì. Considerato che... niente. Non posso neanche più metterci la cosa, perché se voi andate a vedere a Napoli su quel programma c'è una cosa bellissima. Praticamente c'è una mega bandiera italiana con la scritta dei 7 scudetti, 4 scudetti, i 7 scudetti ce l'ha la Porracelli, non il Napoli, e quindi insomma 4 scudetti, e lì nessuno gliela va a toccare. Cioè il cuore cittadino, perché una città come la mia non può avere una cosa simile? Perché devono sempre andarci sopra, ma anche perché gli altri della mia città vanno a sabotare le loro cose. Sbagliato. Se ognuno facesse le cose sulla propria città, cioè tipo ci metti il tuo logo, ci metti le tue cose fatte bene su Vercelli, su Novara ci metti il quello del Novara, va bene, è la rivalità, è chi fa un lavoro migliore, non andare a sabotare i lavori degli altri per sta cosa. Ma poi la gente si picchia fuori dagli stadi, si picchiano anche dentro, cioè dai ragazzi, cioè non è possibile. È giusto avere un'opinione forte, un tifo forte per la propria squadra, è giusto, assolutamente, mettere la propria squadra, idealizzarla come la numero 1, è giusto. Picchiare un altro perché la pensa diversamente da te è una cosa completamente sbagliata, e non è moralismo, perché se non si capisce una cosa del genere perché è sbagliata, cioè lì c'è da rieducare completamente una persona. La speranza è che la gente ragiona come te. No, siamo in pochi. Io mi sono beccato degli insulti mi sono beccato anch'io degli insulti su YouTube perché sembro poco tifoso. Cosa devo fare? Tutte le live con la maglia, con la casacca del Milan. Intanto l'ho anche messa. Devo dire forza Milan come un matto quando sto giocando con l'Udinese. C'è differenza tra tifoso e ultra. Esatto. Sono tifoso, sono anche molto cinico come tifoso, perché ad esempio ho criticato Allegri perché a me Allegri non piace, poi per carità Allegri è un allenatore migliore di quelli due che sono stati prima, però vabbè, comunque sia, diciamo che forse un Pioli mi stava più simpatico di un Allegri, ma perché io non posso sopportare Allegri. Baba, quelle notizie di cronaca, cioè, che poi si è giustificato dicendo ma la stampa non riporta cosa è successo veramente. Ha detto mi spiace ma manco, gli hai rovinato la faccia, gli hai rovinato la gamba, e ancora si riesce a cercare scuse sociali per dire ma c'avevo ragione. Ok, magari quel ragazzo lì che ha insultato l'altro, magari gli ha detto qualche parola brutta, probabilmente gli avrà dato del... vabbè, avete capito. E l'altro va litigato, se ne sono scannati. Quindi vuol dire che lì magari nessuno dei due aveva ragione, ma quando entra un adulto che inizia a pestare uno, ma come si fa? Cioè, l'adulto vede tuo figlio che si sta menando, lo togli, lo separi e dici lascia stare. Dici lascia stare, non gli dici mo adesso ci aggiungo anch'io. Che cacchio, ragazzi. Che poi hanno squalificato la squadra. Ma che cavolo serve? Perché farla pagare agli altri 10? A tutti gli altri? Perché squalificare una squadra? Ma vi rendete conto che non ha senso squalificare una squadra? Cosa poteva fare la squadra, scusate? Cioè, ci sono delle cose, dei ragionamenti che non hanno proprio alcun senso logico. Ma tu vai a squalificare la squadra, espelli dalla competizione la squadra.
Ma che cacchio c'entra la squadra quando è un uomo che è uscito di testa? Cioè, cosa c'entra la squadra? Perché devi punire la squadra intera? Come a scuola, che quando uno faceva qualcosa che non andava, la pagavano tutti. Ma che cacchio di senso ha? Cioè, ma che senso ha? Cioè, ma scusatemi, ma anche questa è una cosa che non ho mai capito. Tutti puniti. Ma che cavolo vuol dire? Cioè, ma io non vi rendete conto che punire tutti per una persona è la cosa più sbagliata? Oh, ciao Moreno! Ma come nei VIP? Grazie! Grazie Moreno! Hasta luego! Grazie mille! Moreno, ma tu mi dicevi che conosci anche il portoghese, avevi detto, o era lo spagnolo? Perché io sto facendo in molti miei video, ci metto i sottotitoli in spagnolo e in portoghese. Spagnolo lo capisco ancora, ma portoghese non ho idea di cosa scrivono. Spero non mi scriva delle castronerie. Se intanto ti capita di vedere un mio video che c'è qualche scritta in portoghese, mi raccomando, fammi sapere com'è. Come va la tua connessione, Moreno? Che so che hai avuto tanti problemi anche tu. Io adesso mi è esplosa l'antenna della TV. Che è vero, se non ricordo, se non viene fuori che è stato, nota di... succedeva sempre. Che poi quello ti mette contro la gente, una roba incredibile. Che poi ovvio che le persone con i voti maggiori... Poi grazie Moreno, perché ultimamente sto mettendo un po' di traduzione in spagnolo, scusami, spagnolo e portoghese, inglese, siciliano, perché ho capito, Gai, ti traduce dall'italiano al siciliano, che bello ragazzi, che escono fuori delle cose incredibili. Ah, pare stabile, meno male Moreno, così puoi tornare anche te alle tue attività, tranquillo, non solo registrare e pubblicare, ma anche poterti fare qualche diretta, meno male. Devo trovare un coboldo, cavolo. Un coboldo, un'area del genere. Ah, dove te lo trovo un coboldo? Lascio l'urchino. Grazie ancora Moreno, grazie ancora. Io purtroppo col cibo mi sto trattenendo questi giorni, purtroppo veramente. Farò un mese così. Comunque ho perso 1,2 kg in un giorno, tanto per dire, quando sono stato male ieri. 1,2 kg. Che non mi fa male dimagrire, chiaramente, però non quando stai così male. Ieri avevo le pareti dello stomaco gonfie e il dolore atroce, poi mi è iniziato a prendere male alla schiena, e poi quando ero tutto pieno, sia schiena che... Io ce l'ho Baba Hogwarts Legacy, sono anche a buon punto. Facciamo una cosa, staccherò a breve con Final Fantasy, ti faccio vedere i miei progressi. Vuoi vedere il mio file su Hogwarts Legacy? Vuoi vedere? E ti sorprenderà Baba, ma non ti sorprenderà un cavolo perché mi conosci da 5 anni, sapere in che lingua lo sto giocando Hogwarts Legacy. Ti sorprenderà zero proprio. Ti troverai anche lì le voci, quelle British. Oh, che bello. Appena ho messo le voci britanniche ho detto, finalmente gli accenti scozzesi. Bellissimo. Ciao Ale. Sì, vero, devo dare anche i punti ma perché si sarà preso? Sì, è un po' che non ci gioco, Baba. L'ambientazione è top, la trama non ha nulla da dirmi. Anzi, ho già previsto un plot twist che secondo me ci sarà alla fine. Sono già convinto che quel tipo là, quel professore, mi sta usando. Quello che ti aiuta fin dall'inizio, che fa tanto il simpatico, secondo me sarà un cattivo, magari il boss finale, secondo me, sto qua, perché è ovvio, è talmente prevedibile sta cosa che poi ti fa tanto il simpatico, ma secondo me sarà quella il peggiore. Sono convinto di sta cosa. Vediamo che come Tino ha messo. Ah, giusto, lo facciamo. Simon dice: ciao Moreno e benvenuto tra i VIP. L'ha detto, trama insomma. Vabbè, ho capito ragazzi, cioè si poteva fare di più, ma va bene anche così. Va bene, finisco sta missione. Cos'è? Un Likely Allies. Finisco sta missione e va bene, vi faccio vedere Hogwarts Legacy oggi per chiudere un po'. E intanto ringrazio anche Moreno veramente, perché cioè è una cosa da poco, sembra una cosa da poco il VIP, perché io lo metto a €1, ma veramente è un grande aiuto. Però ovviamente è una cosa che deve rimanere completamente opzionale, completamente, io non chiederò mai nulla, veramente, ma più mai. Sono entrato in un canale invece che sono scappato subito, un canale interessante. Sto ragazzo non era neanche italiano, mi parlava in inglese e stava portando Final Fantasy XIII e sono rimasto coinvolto perché io amo Final Fantasy. A un certo punto inizia a scrivere in chat: per favore donate, e iniziato a spammare tutte le cose del donazione. Ho detto: ma mio Dio, perché? Perché deve essere così avida la gente? Cioè, poi fosse un big di quelli che tanto il big lo fanno sempre, ma era uno con 100 e passi iscritti, dai ragazzi. Vai a chiedere, supplicare, vi prego donate.
Boschi, dai, non puoi chiedermi una cosa del genere, dai, io non farò mai una cosa del genere. Mi sono scappato, mi ha fatto scappare uno così. Se uno che inizia a supplicare donazioni è una cosa che non sopporto. Però quei villaggi in mezzo ai boschi... Oh, ecco, sì. Io credo in Hogwarts Legacy 2, dicono che ci sarà... Dicono che ultimamente non vogliono più fare roba, a parte quell'adattamento della serie TV, perché si stanno distaccando tutti dall'autrice che... Vabbè, sta facendo delle dichiarazioni ormai... Manco più i più fedeli sostenitori le stanno più dalla sua parte ormai. Cioè, puoi capire l'opinione. Anzi, io apprezzo il femminismo. Apprezzo il femminismo come lotta dei diritti femminili. Quella è una cosa che apprezzo tantissimo, ragazzi. Anch'io mi sono sempre battuto da maschio per aiutare. Però lei veramente si è isolata tutti. Il team del gioco è andato contro di lei. Il team del gioco è completamente contro di lei. Non hanno più rapporti. Lei intasca solo i soldi. No, babà, io... Guarda, ti cerco, ma secondo me... Mi auguro di sbagliarmi, perché si è fatto così bene. Però se ci sarà un 2, spero... Ah, ma no, potrebbe esserci veramente, però... Boh. Sarà collegato alla serie TV. Ah, cavolo. Sarà collegato alla serie TV, quindi ragazzi probabilmente ci vedremo i personaggi della serie TV, quelli che conoscete già. Sarà collegato. Quindi aspettano di vedere come va la serie TV. È la Warner Bros. Comunque si parla dopo il 2027, ragazzi, significa PS6. Significa PS6 sta roba. Ma che poi veramente punta tutto sulla grafica, è un bel dramma. No, ma devo di nuovo vedere queste creaturine che... simpatiche. Gabu spari che non voglio. Ah, perché ci avviciniamo alla prossima battaglia. Nel prossimo anno di letargo GTA non ci sarà nient'altro. Ma ti capisco, vabbè, in realtà perché c'è alternare, non c'è tantissimo passare da un gioco all'altro. Però una volta che hai finito la trama ti dedichi all'online, giustamente, sì. Ma guarda, gli unici giochi che mi fanno proprio esplodere, che non c'è altro, come è la serie di Persona. Neanche Final Fantasy XVI, che io ce l'ho qua, non l'ho ancora giocato, ve lo porterò perché voglio portarlo sul canale, ma ragazzi, Final Fantasy XVI, io avrei dovuto giocarlo da una vita, perché io sono fan della serie, ma assolutamente. È bello, e graficamente è una roba spaccamascelle, però. Sono ancora portato. Che poi è Devil May Cry, cioè il team di Devil May Cry che fa Final Fantasy, cioè c'ha il gameplay di Devil May Cry praticamente, Devil May Cry 5. Non so, sono più in hype per la trama, ma per me la trama sarà bella, che poi molti criticano il 5, ma secondo me il 5 è una bella trama tutto sommato, dicono ma non è il 4, vabbè il 4 ha un altro genere, diciamo che il 5 si basa sul money heist, cioè ovvero diciamo così, la sorta di rapine che fanno nel gioco, classica cosa. Classico money heist. Ok, abbiamo concluso questa missione. Ho promesso Hogwarts Legacy per concludere, farò vedere. La bestia che si è lamentata nel cuore della montagna. Sì, tutta questione di tesori. Vabbè, la faremo, abbiamo solo iniziato. Fatemi solo salvare un altro posto perché voglio ovviamente esserci all'Insa Lominsa quando ci sarà il report della prossima missione, che abbiamo fallita, quella di squadra, hanno fallito i nostri giocatori. Che poi non è vera sta cosa, Giacomo e Max su Instagram a fare cose di Instagram, non è vera perché sto ripulendo il canale, sto togliendo le mie cose, le mie dirette. Voglio avere un profilo, come dire, un profilo normale Instagram, tranquillo, che non sia legato al mio canale, però ve lo lascio, ve lo condivido. Purtroppo ci sono poco, quindi non è una cosa che mi mandano tanti messaggi da lì, scrivono tantissimo, però io ragazzi ci sono poco su Instagram, purtroppo ho sta cosa che non apro mai i social, Facebook non mi vede da più di un mese, Instagram saranno 2 o 3 settimane che non entro. Va bene, andiamo su Hogwarts Legacy, anche per farvi vedere cosa abbiamo qua. Raccolta giochi. Il maghetto di Jack, attenzione. Vediamo. Sì, è maschio. Oh, stranamente non è Wakame. Stavolta non è Wakame. È un maschietto. Era ispirato a un personaggio del mio romanzo, che sarebbe, diciamo,
tra virgolette, il cattivo principale del primo libro. Quindi, tecnicamente ispirato a lui, che è appunto un Arrivo mago. subito. È un mago, sì, grazie. Però con le scelte che do sono sempre scelte buone. Eccolo qua, Rale fa uditore. Non si chiama uditore nel gioco, purtroppo, nel romanzo, perché uditore, beh, sapete, è legato. Però, se avessi potuto chiamarlo Rale fa uditore, l'avrei chiamato Rale fa uditore. Su Instagram non ce l'ho, a parte chi come te fa... No, non lo faccio più, Baba, non lo uso più per quelle cose di Instagram. Non lo posso più. Non ho capito se fa vedere agli altri la foto del piatto. È una roba sociale, come si dice. Comunque è carino il mio personaggio, dai, carino. Non so tanto avanti, come vedete, livello 17. Più che altro perché volevo platinarmi sto gioco, quindi insomma è anche conciato abbastanza male. Ha gli aspetti più utili. La sciarpa mi piace perché la sciarpa è sempre una cosa che adoro da fan di Dottor Who. È molto trendy il mio personaggio, come vedete, in particolare. Sono andato in missione? Va bene. Sposto sulla telecamera. Perché sono mute le lezioni? Le prime no, ma le seconde. Vabbè. Che brutto quando non parlano. Tutto qua? Ah no, ritorno al professor Sharp. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn to Depulso! Com'è Depulso? see what you can do. Devo platinarlo. Non è un gioco difficile da platinare. Not let your mind wander. Ah già, devo spingere io con squadra. È facilissimo, ma... Depulso! Vediamo cos'è. Nuovi You've got it incantesimi. now. If you'd like to practice, Ovvio, Baba, te l'aspettavi da perhaps me. best not to go flinging your classmates about the halls. I Oh. suggest having a go at the enchanted books here. Cosa posso togliere delle mie abilità? Qui abbiamo la piuma che serve per... Ah, non mi ricordo più niente. Levioso, sì, molto utile. Assolutamente, ma adesso ci vediamo. Dov'è Depulso? Bello che ci ho messo proprio... No! Sbagliato. Ah, posso... Non ho ancora sbloccato gli altri slot. Vabbè, proviamola. Vediamo come funziona. Bello. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcaster. Spinge lontano, ok. Still at it, I see. Bello, 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 bello. Teacher. Ma glielo tiro addosso al professore. Quindi l'ho finita la lezione, era solo che devo provarlo. Ma non avevi dubbi, no? Con me sai che vai sul sicuro. Adoro questi accenti britannici fortissimi. Li adoro. È un po' troppo facile, sì, è molto facile come gioco. Ah, già serratura non posso ancora sbloccarla. Chissà quando si impara questa mossa. No, io non mi ricordo più i tasti, ragazzi. Un po' che non lo gioco perché ero stato preso da altro, ma devo riprenderlo. Alla fine è sempre un bel gioco. Faccio vedere appunto per chi si fosse perso lo spettacolo di cui parlava Andre. Questo è lo spettacolo che intendeva lui. Usiamo la nostra scopa. Però devo uscire dalla città per usare la scopa. Che tasto era, fra l'altro, quello per usare la scopa? Poi non mi ricordo più i tasti, c'è un po' che non ci gioco. Era... Non me la segni ancora che non posso usarla. Ragazzi, siamo andati sullo fiume. Quindi faccio vedere un po' di gameplay dall'alto. Dai! Arrampicati, su! Che non si arrampica qua. In basso a destra, lo so, ma in basso a destra mi segna che è ancora bloccata. Perché c'è un grifone? Perché
Perché c'è un grifone. Scopa, vedi che non me la fa usare. Che cavolo. Qua deve farmelo usare. Perché non posso usare la scopa, ragazzi? È da una vita che c'ho sta scopa da usare. Oh, mistero. Cimitero, da qua me la fai usare la scopa. Vedi che è bloccata. È stranissima sta cosa. Ah sì, diamo fuoco alla roba. Beatrice Gru. È proprio bello come ambientazione comunque, ragazzi, è proprio bello. Hello. Oh, hello. Oof. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. La signora in giallo. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Madame Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, Non me la dà una missione lei? to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously... Se sono pietrificato non posso venire da te. No, neanch'io le critiche, neanch'io. Ma non è che è stato tanto criticato alla fine, è un gioco che si è preso un buon voto, dai. Non è quel capolavoro What do you have to che say? ti cambia la vita. Tipo Cla ci ha giocato in share play con un amico e si è annoiato a morte questo gioco, però gli è piaciuto abbastanza come ambientazione, ma si è annoiato a morte. Anzi, alla fine ha preferito vedere l'altro che ci giocava. Mandragola, questo è utile. Oggetti senza necessità. Questo è buono. Il pacchetto di semi. Ma veramente? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise Ho purchase. speso tutti i soldi, ma ne vale la pena You'll solo. go far. Non posso vendere ste robe. Posso. Vabbè, non le vendo adesso. Ho speso un po' di soldi, vabbè. Doors always open. You be sure. Anche a me piace esplorare. È che ultimamente arrivavo da troppi open world, probabilmente per quel motivo lì che avevo gettato un po' la spugna, sai. Ma guarda che spettacolo qua. Anche gli animali che ci sono, le creature. Vabbè, queste sono abbastanza normali, ma ci sono delle creature bellissime. Perché non mi fa usare la scopa? Non dimmi che mi sta segnando che sono dentro una missione, sarebbe assurdo però. Sì, a quanto pare c'è una missione. Sala delle mappe. Che cavolo, ma devo farla proprio adesso, non posso andare in un altro momento. È tutto bloccato perché devo andare alla sala delle mappe, si vede, ragazzi. Vabbè. Non ho l'astronomia sbloccata, impossibile. Certo che ce l'ho. Certo che ce l'ho. Ma è tutto bello come ambientazione, è molto bello. Diciamo che è intrigante come gioco. Ci sono i tesori qua, perché mi segni i tesori sulla mappa. Perché ho ancora delle cose bloccate, chiaramente. Tipo questo qua. Chi lo va a capire sto enigma? Chi lo va a capire? Ma chi lo va a capire? Io sti enigmi qua con le porte ancora non li ho capiti. Sono belli complicati. Applausi. E non sono per me. È qui dentro che devo andare per parlare con il professore. Ma adesso mi fermo qua. Era giusto per riprenderci un po' la mano, ragazzi. Per il resto tanto mi salvo automaticamente, quindi vado tranquillo. Non devo neanche farlo io. Va bene, ragazzi. Vi saluto adesso, che oggi sono un po' stanco. Cioè, non sono ancora al 100%. Quei enigmi sì, vanno ancora. Che intanto vedi che mi dai il problema che non mi carica i trofei, vabbè. Riprenditi, bell'uomo. Grazie. Speriamo in bene. Certo, domani ci sono ancora. Con Astrobot dopo pubblico l'avviso della diretta. Tanto. Attenzione, 80 platini ho visto? 80 platini? Puoi vedere? Sì. Alcuni hanno. Posso vedere quali? Sì, non puoi vedere quali. Come faccio a farti vedere quali? Non posso farti vedere solo i platini, però posso farti vedere se trovo dei platini io. Tu non vai da nessuna parte! Vabbè, che sono talmente tanti giochi che... Vabbè, abbiamo Honkai Star Rail, Dragon Age Valkyr, questo è stato un inferno, questo platino, perché c'era una cosa che non mi... un trofeo, diciamo che se non seguivi una guida e non l'ho seguita, era un disastro. Infatti, Life is Stranger, easy. Life is Strange Before the Storm. Learn Hiragana, questo vabbè, è un allenamento giapponese, così... Grazie. No, ve lo faccio poi vedere con calma, dai, ti faccio vedere. Questo qui è bello, Ok. 5 Avengers, pazzesco, veramente, uno dei miei giochi preferiti.
Vi saluto, ciao, buon continuamento di serata. Ciao, A domani. Baba. Ciao, Grazie a Jack. tutti, grazie a Simo per la compagnia, ti ringrazio di cuore per avermi tenuto compagnia in Ci vocale. grazie. Ciao, alla prossima.